Uno tira l'altro, mi hanno detto a tavola, è una soddisfazione. Senza friggere, senza aggiunta di olio. Ingredienti: pane grattugiato, formaggio, 2 uova, melanzane, degli aromi e uno spicchiettino di aglio. Ma adesso vediamo bene nel dettaglio, uno alla volta, tutti gli ingredienti. Cominciamo dagli aromi. Potete scegliere gli aromi che volete, potete anche non mettere nulla, assolutamente nulla, però io sono goloso. Ho fatto rosmarino, ho fatto la salvia, un pezzettino piccolo di aglio e dell'origano fresco, tutta roba del mio giardino. Però se volete potete anche fare solo prezzemolo, che qui non l'ho messo, e magari metterci anche un pizzico di cumino, che con le melanzane ci sta benissimo. Scegliete voi. In ogni caso puliteli bene, lavateli via i rami secchi che non servono e tritate finalmente i vostri aromi. Davvero, ve lo giuro, viene fuori una melanzana croccante, saporita e veramente a tavola mi hanno detto una tira l'altra, come le ciliegie. Sono molto soddisfatto. Tritate molto finemente i vostri aromi, soprattutto se sono secchi. Se sono freschi, magari anche se sono un pochino appena più grossi, non importa, ma se sono secchi dovete assolutamente addirittura quasi macinarli. Questo è l'origano del mio giardino, che ha un profumo pazzesco, ci faccio di quelle bruschette incredibili. Dentro, abbondante, che con le melanzane sta bene, come dicevo anche del cumino sta benissimo. A piacere, pezzettino di aglio, io ne metto poco, però se volete metterne di più mettetelo pure. Oppure se non volete metterlo non lo mettete. Va bene anche del cipollotto fresco se vi piace. Davvero con questa ricetta ci si può sbizzarrire. Metto tutti i miei aromi, le erbe, tutto quello che ho scelto dentro in una ciotola. Non mettete il sale adesso. Ci aggiungo 2 uova intere. Queste sono le dosi per 4 persone, abbastanza abbondanti per farci 2 melanzane. A piacere un pizzichino di latte. Perché a piacere? Perché se voi mettete il latte si attaccherà un po' meno pane alle melanzane. Se voi mettete meno latte o non lo mettete proprio, si attaccherà un po' più di panatura alla melanzana. Come la facciamo la panatura? Metà formaggio grana o parmigiano grattugiato e metà pane grattugiato. Non mettete altri formaggi, che ne so, Emmental, i Gran Mix o altri formaggi che non daranno la croccantezza, perché la croccantezza in questo caso, non essendoci l'olio, è data dal formaggio. Ora abbiamo i nostri ingredienti pronti, le uova sbattute con il latte e le erbe e il pane mischiato con il formaggio. Tagliamo le melanzane, utilizzate un coltello a sega, ma attenzione perché i coltelli a sega sono cattivissimi. Se volete la melanzana la potete pelare, però è più buona con la buccia, è una questione estetica, io l'ho lasciata, fate come preferite. Taglio delle fette belle consistenti, spessore circa 1,5 cm, vedete com'è? Però come spessore potete fare un po' come preferite, ovvero più le fate grosse più resteranno morbide all'interno, più le fate sottili più diventeranno croccanti, scegliete voi. La taglio a metà perché voglio fare dei bastoncini, spessore 1,5 cm, lunghi circa 5-6 cm, non di più che altro per comodità, ma se volete farli più lunghi lasciate la melanzana intera. Taglio i miei bastoncini. Tenete conto che nel forno poi caleranno parecchio, quindi non fatele troppo sottili. Se volete invece di tagliare a bastoncini li potete fare a cubettoni, a fettone, come volete, però lo spessore è sempre quello, è 1,5 cm. Vedete, me ne è scappata una sottile, ecco, questa diventerà molto asciutta, molto croccante, come una patatina. Ora prendo le mie melanzane tagliate e le butto dentro nella bacinella comoda. Per questo la bacinella deve essere comoda, perché poi deve contenere le melanzane, dove avevo messo le uova sbattute, gli aromi e il goccino di latte. Ripeto, il latte va bene se volete una panatura sottile più morbida, se la volete più spessa e croccante senza latte. Ora che ho mischiato bene le melanzane sono come una spugna, assorbono tutto, quindi prima che assorbono completamente tutto tiro via la pastellina in eccesso, così la melanzana si dovrà tenere giusto quella che ha assorbito in superficie. Ora ci butto dentro 2 belle manciate di formaggio. Non vi ho dato dei pesi, delle dosi, perché è impossibile darlo, perché ogni melanzana è a sé, ogni uovo è a sé, insomma
fatene abbondante, se avanza qualcosa ci fate le verdure gratinate il giorno dopo. E mischio finché vedo che le melanzane non assorbono più pane. Eccole qui, sono pronte. Mi raccomando di riutilizzare il pane e formaggio che rimangono nel fondo della bacinella e che avete avanzato per farci le verdure gratinate il giorno dopo, e l'uovo con il latte e gli aromi che è avanzato per farci magari una frittatina. Ora, forno bello caldo, acceso. Avete acceso il forno? 200 gradi. Accendete il forno, tanto che si riscalda, mettete tutti i bastoncini in una teglia, messi belli in fila con sotto la carta a forno. Non dovete metterci sopra olio né niente, infornate a forno caldo di circa 15 minuti. Questo sarà il risultato, senza friggere. Guardate che belle, sono croccantissime e sono molto buone, sono state spazzolate davvero in un attimo. Vi invito come sempre a lasciare un bel like che fa bene al canale e a iscrivervi al canale se vi è piaciuto, e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti da Gabriele.